Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Kedrion SPA. Ultimo aggiornamento. 1 settembre 2021. Cos'è Kedrion? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere ATKED durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è ATKED? ATKED è un farmaco a base del principio attivo antitrombina I umana concentrata liofilizzata, appartenente alla categoria degli eparine e nello specifico eparinici. È commercializzato in Italia dall'azienda Kedrion SPA. ATKED può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni ATKED 1000 UI/20 ml POLV. Per Soluz. Per Inf. 1 FL. Più FL. Solv. Più set infusionale ATKED 500 UI/10 ml POLV. Per Soluz. Per Inf. 1 FL. Più FL. Solv. Più set infusionale. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Kedrion SPA. Ricetta. OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo antitrombina I umana concentrata liofilizzata. Gruppo terapeutico eparine. Forma farmaceutica. Preparazione iniettabile. Indicazioni: pazienti con deficit congenito o deficit acquisito di antitrombina. A. Per la profilassi della trombosi venosa profonda e del tromboembolismo in situazioni di rischio clinico, specialmente in caso di interventi chirurgici o durante il periodo del parto, in associazione con eparina quando indicato. B. Per la prevenzione della progressione della trombosi venosa profonda e del tromboembolismo in associazione ad eparina, quando indicato. Posologia. Il trattamento deve iniziare sotto la supervisione di un medico con esperienza nel trattamento di pazienti con deficienza di antitrombina. Posologia. Nelle deficienze congenite, il dosaggio deve essere individualizzato per ciascun paziente tenendo conto della storia familiare con particolare riguardo ai eventi tromboembolici, agli effettivi fattori di rischio clinico ed agli accertamenti di laboratorio. Il dosaggio e la durata della terapia sostitutiva nelle deficienze acquisite dipendono dal livello plasmatico di antitrombina, dalla presenza di segni di aumentato turnover, dalla patologia di base e dalla gravità della condizione clinica. La quantità da somministrare e la frequenza delle somministrazioni devono essere sempre basate per ogni singolo caso sull'efficacia clinica e sugli accertamenti di laboratorio. La quantità di unità di antitrombina somministrata è espressa in unità internazionali, UI, le quali sono correlate allo standard attuale dell'OMS per l'antitrombina. L'attività dell'antitrombina nel plasma è espressa sia come percentuale, relativa al plasma umano normale, sia come unità internazionali, relative allo standard internazionale per l'antitrombina plasmatica. Una unità internazionale, UI, di attività di antitrombina è equivalente alla quantità di antitrombina presente in 1 ml di plasma umano normale. Il calcolo della dose di antitrombina richiesta si basa sulla osservazione empirica che una unità internazionale, UI, di antitrombina per chilogrammi di peso corporeo aumenta l'attività dell'antitrombina plasmatica di circa 1,5%. La dose iniziale è determinata usando la formula seguente. Unità richieste uguale peso corporeo, chilogrammi, x, livello desiderato attività effettiva di antitrombina per cento, x fattore di correzione. L'attività iniziale di antitrombina che si vuole ottenere dipende dalla situazione clinica. Quando c'è l'indicazione per la sostituzione dell'antitrombina, il dosaggio deve essere sufficiente per raggiungere l'attività di antitrombina desiderata e per mantenere un livello efficace. Il dosaggio deve essere individuato e controllato sulla base delle determinazioni dell'attività antitrombinica in laboratorio. Determinazioni che devono essere eseguite almeno 2 volte al giorno fino a che il paziente si sia stabilizzato, e poi 1 volta al giorno, preferibilmente immediatamente prima della successiva infusione.
La correzione del dosaggio deve tenere in considerazione sia i segni di aumentato turnover dell'antitrombina, in accordo con i controlli di laboratorio, sia il decorso clinico. L'attività dell'antitrombina deve essere mantenuta sopra l'80% per tutta la durata del trattamento, a meno che caratteristiche cliniche non indichino un diverso livello effettivo. La dose iniziale usuale nelle deficienze congenite è di 30-50 UI/kg. Successivamente, la dose e la frequenza, così come la durata del trattamento, devono essere regolate sulla base dei dati biologici e della situazione clinica. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di ATKED nei bambini di età inferiore ai 6 anni non sono state ancora stabilite. Modo di somministrazione e uso endovenoso. Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6. Il prodotto deve essere somministrato per via endovenosa. L'infusione deve essere completata in un tempo massimo di 2 ore. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati nel paragrafo 6.1. Anamnesi di trombocitopenia indotta da eparina. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Tracciabilità: al fine di migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici, il nome e il numero di lotto del medicinale somministrato devono essere chiaramente registrati. Come con qualunque prodotto proteico endovenoso, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione eparina. La terapia sostitutiva con antitrombina durante la somministrazione di eparina in dosi terapeutiche aumenta il rischio di emorragia. L'effetto dell'antitrombina è fortemente potenziato dall'eparina. L'emivita dell'antitrombina può essere considerevolmente, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere ATKED durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere ATKED durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza e allattamento. L'esperienza sulla sicurezza dell'uso di prodotti di antitrombina umana durante la gravidanza umana è limitata. ATKED deve essere somministrato durante la gravidanza e l'allattamento a donne con, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. ATKED non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza: raramente sono state osservate ipersensibilità o reazioni allergiche, che possono includere angioedema, bruciore e sensazioni urticanti in sede di infusione, brividi, rossore, orticaria generalizzata, cefalea. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono noti sintomi da sovradosaggio di antitrombina. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Agenti antitrombotici. Gruppo eparinici. Codice ATC. B01AB02. L'antitrombina è una glicoproteina di 58Kd, costituita da 432 amminoacidi ed appartenente alla superfamiglia della serpina, inibitore della serina proteasi. Proprietà farmacocinetiche. Gli studi farmacocinetici su ATKED hanno confermato una emivita biologica di circa 2,5 giorni. È stato riportato che il concomitante trattamento con eparina può ridurre l'emivita a circa 1,5 giorni. Dati preclinici di sicurezza. L'antitrombina umana è un costituente normale del plasma umano. La tossicità acuta, dose singola, è di scarsa rilevanza e non permette di stimare la dose tossica o letale. Elenco degli eccipienti. Flaconcino di polvere. Sodio fosfato monobasico. Sodio cloruroglicina. Flaconcino di solvente. Acqua per preparazioni iniettabili. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di ATKED a base di antitrombina II umana concentrata liofilizzata sono Ambinex, antitrombina Ivax alta, Atenativ, ATI-Kedrion, ATKED, Kibernin P. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.